Mister, avevamo parlato di questa reazione proprio alla vigilia di Inter-Torino. In campo si è vista e non si è visto solo questo, perché è un'Inter bella, scesa in campo con il giusto atteggiamento e anche sotto di un gol poi con la voglia di ribaltarla e portarla a casa. Sì, sono molto, molto contento, ma sinceramente ero contento anche dopo la prestazione con il Verona, anche se alla fine il Verona ci aveva raggiunto alla fine della partita. Oggi l'episodio negativo c'è stato dopo 20 minuti, quando il Torino praticamente non aveva mai sorpassato il centrocampo e c'è stato un episodio, un po' degli episodi che ho parlato, no? In quest'ultimo periodo, che ci hanno penalizzato, episodi strani che abbiamo sempre pagato. Poteva innervosirci, poteva crearci problemi a livello psicologico, poteva comunque destabilizzarci, invece i ragazzi sono stati bravi a stare sul pezzo, a continuare a fare quello che abbiamo provato, su quello per cui lavoriamo, e sono contento perché meritavano la vittoria. Avremmo secondo me meritato di più, ecco, in queste partite, però è inutile guardarsi indietro, cerchiamo, ecco, di essere contenti della partita, però di prepararci già per la prossima. Domande da studio per il Mister? Mister, buonasera. 18 punti in palio, 6 partite in 19 giorni. Che cosa c'è dentro queste 6 partite? Al di là dei 18 punti, qual è il senso di questo finale di stagione, al di là dell'Europa League? Beh, il senso deve essere innanzitutto di ipotecare in maniera matematica la Champions League e penso, ecco, che riuscire a farlo con tante giornate d'anticipo significa comunque aver dato un senso di stabilità alla stagione, anche perché comunque siamo sempre stati dalla prima giornata fino adesso nelle prime 4 posizioni. Arrivare a 6 partite dalla fine con 14 punti di distacco dalla quinta, e non stiamo parlando comunque di squadre, cioè comunque Roma, Napoli, Milan, altre squadre che erano partite con lo stesso obiettivo minimo, ecco, di essere in Champions League. Detto questo, in queste 6 partite dobbiamo cercare di continuare a fare quello che stiamo facendo, di continuare a lavorare, continuare a crescere, continuare a fare questo tipo di calcio, perché secondo me il finale di stagione può essere anche una buona palestra per l'anno prossimo, perché significa già porre delle basi importanti, capire poi dove eventualmente intervenire, però sapendo che vogliamo fare questo tipo di calcio, un tipo di calcio aggressivo, un tipo di calcio che comunque vogliamo dominare la partita, vogliamo attaccare con tanti uomini, rischiando anche eventualmente delle ripartenze, però al tempo stesso, ripeto, più ci lavori, io sono convinto che più ci lavoriamo, gli altri rispetto a noi, ecco, lavorano da tanti anni con la stessa squadra. Questo è il mio primo anno e sono molto contento perché ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi. Max Paganin? Ciao Antonio, è vero che avete subito qualche gol in più forse in queste partite, però è vero che la squadra è molto propositiva, così come hai detto tu. Ti rendi conto forse che a questo momento stai lavorando sui dettagli, perché il grosso lo hai fatto, la parte più importante nella prima parte della stagione, adesso sono dettagli forse quelli che dividono te dalla parte più alta della classifica? Sì, ma abbiamo concesso qualche gol in più. Detto questo, Massimo, siamo la seconda miglior difesa, no? Perché prima c'è, se non sbaglio, la Juventus e poi siamo noi insieme alla Lazio, e siamo il secondo miglior attacco dietro l'Atalanta. E questi comunque sono numeri importanti, sono numeri che ci fanno capire che la strada è quella giusta, perché noi facciamo gol, iniziamo ad essere comunque presenti nell'area avversaria e creare tante occasioni. Penso che ne abbiamo fatti tanti, potevamo farne molto, molto di più. Da un punto di vista difensivo abbiamo sicuramente pagato
degli episodi particolari, no? Oggi onestamente è un episodio particolare perché Samir, che è un orologio svizzero che non sbaglia mai, purtroppo ha commesso, no, questo errore, così come nelle altre partite sono stati errori individuali che li abbiamo pagati a caro prezzo. Dobbiamo lavorare, però ripeto, secondo me è importante la mentalità di fare la partita, la mentalità offensiva su cui stiamo lavorando, esponendoci anche a qualche ripartenza, a qualche contropiede in più e magari trovandoci anche uomo contro uomo. Però io penso che questa sia la strada giusta, questa sia la strada che ci può portare ad avere un futuro roseo non solo in Italia ma anche in Europa.